Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Milan-Napoli il giorno dopo, vittoriosi a San Siro. Da una parte c'è un allenatore che individua e cerca di risolvere problemi per la sua squadra, dall'altra ce n'è uno che si arrampica sugli specchi senza centrare il punto e risolverli poi dall'altra parte in casa Milan, perché alcune situazioni, diciamo, in casa rossonera sono ben chiare per quanto mi riguarda da inizio anno, ma andremo ad analizzare un attimo le parole dei due allenatori più in là nel video, le pagelle per i calciatori del Napoli. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se passate sotto questo contenuto per la prima volta, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Prima di partire con il contenuto ci sono degli auguri da fare, doverosi, anzi gli auguri. Era il 30 ottobre del 1960, oggi è il 30 ottobre del 2024. È il regalo che più ti è piaciuto, ne sono sicuro. Milan-Napoli 0-2, come piaceva a te, a casa del padrone, azzurro a San Siro. Auguri Diego. Quando si parla del signore qui dietro si ferma praticamente qualsiasi cosa. Oggi è il compleanno del calcio e va assolutamente festeggiato. Il Napoli nel suo piccolo, che poi di piccolo non si deve parlare, ha vinto 2-0 in casa del Milan ed è sicuramente il regalo che più è piaciuto al nostro Diego, conoscendolo e diciamo ricordando tutto ciò che è stato, comprese le dichiarazioni contro lo strapotere del Nord, che era anche allora, quando giocava lui in Serie A. Aperta e chiusa. Parentesi, le parole dei mister Conte e Fonseca. Partiamo da Antonio Conte e poi andiamo a vedere cosa ha detto Fonseca. Laviamo prima i nostri di panni in casa e poi andiamo a vedere il resto. Ci sono ancora lavori in corso, anche il Milan ha cambiato allenatore, abbiamo iniziato entrambi un percorso, la differenza è che loro sono arrivati 22 punti sopra noi la scorsa stagione. Ottimo, ottimo questo cartello lavori in corso, lasciamolo per sempre, anche perché nel calcio ci deve essere sempre qualcosa di migliorabile, che altrimenti si va a finire in quelle situazioni dove cresce l'essere appagati e quindi diminuisce l'applicazione, diminuisce la concentrazione. Ottimo così, caro mister. Ogni club si pone obiettivi ad inizio stagione, il nostro è quello di tornare in Europa, restiamo umili anche dopo questa vittoria, abbiamo 25 punti e dobbiamo essere orgogliosi, nessuno se lo aspettava dopo l'anno scorso. L'obiettivo è tornare in Champions e lo sappiamo, poi come abbiamo detto ieri in live, se entriamo dalla porta principale, che sarebbe il primo posto, ben venga, perché vorrebbe dire scudetto, ma restiamo con i piedi per terra, è la 10ª giornata, poi tireremo le somme più in là, magari tra un'altra decina di partite. Margini di miglioramento ci sono, si aggiunge il miglioramento di ogni singolo, la squadra ne trae giovamento, possiamo fare ancora meglio e gestire meglio alcune situazioni senza farsi prendere dall'ansia. Abbiamo giocato a San Siro, non al campo vicino a casa mia, non è mai facile giocare qui, questa vittoria ci deve dare fiducia e morale senza perdere lucidità. D'accordissimo con le parole del mister e abbiamo visto anche in campo situazioni dove si va ancora un tantino in sbattimento, anche a livello difensivo per quanto riguarda le incursioni, soprattutto palla a terra e diciamo quei palloni che arrivano in area all'altezza del dischetto, in bucate del genere dove siamo però corretti per quanto riguarda le posizioni, dobbiamo solo non andare in sbattimento e farci prendere dalla situazione, perché qualsiasi movimento, qualsiasi tocco, poi soprattutto in area poco calibrato o battezzato male, può portare a un calcio di rigore per la squadra avversaria. È meglio evitare, però il Napoli migliora di giornata in giornata e se non siamo ancora al top, perché Conte ci dice se aggiungi il miglioramento di ogni singolo migliora ovviamente automaticamente la squadra, se non siamo ancora al top e abbiamo fatto 25 punti su 30 è grasso che cola la situazione in casa Napoli, poi vedremo e saremo orgogliosi qui di commentare un Napoli che gestisce ancora meglio le gare rispetto alla partita di ieri, ma il Napoli
nella totalità del match, nelle due fasi, nei momenti dove vai in vantaggio e devi gestire, remi in barca, ti compatti, riparti, il Napoli è comunque già molto, ma molto più maturo di altre squadre in Serie A che sono lì su a giocarsela con te. Quello che mi piace di questa squadra, e conclude Conte, è l'ambiente che stiamo creando, tutti si sentono partecipi, si sentono tutti dentro il progetto, la fiducia e l'entusiasmo che ricevo è la cosa più bella, sono tutti a disposizione del Napoli, avere tifosi come quelli del Napoli è una carica emotiva importante, i tifosi devono sapere che noi lavoriamo giorno e notte per renderli orgogliosi, noi siamo contentissimi, orgogliosi e tranquilli soprattutto, dopo tutto ciò che abbiamo vissuto l'anno scorso. Avevamo bisogno di tranquillità e noi ringraziamo la società, lo staff, il mister e anche i calciatori che quelli che si sono diciamo messi in quella situazione nell'essere qua l'anno scorso, quest'anno stanno facendo gli uomini guidati ovviamente da un allenatore con i contro coglioni. Detto questo, di allenatore con i controattributi, scusatemi la parolaccia di prima, non si può parlare, ovvero Fonseca. Il Napoli ha fatto 2 gol con 2 occasioni assenti. Chi ha giocato ha fatto bene. Allora Fonseca invece di analizzare, perché da inizio anno io le partite soprattutto delle squadre di alta classifica, per non dire le grandi, perché grandi e piccole sono termini che non mi piacciono, cerco di vederle quasi tutte e quindi dal punto di vista difensivo l'abbiamo sempre analizzata anche in privato con Armando, con Giuliano, con lo stesso Mauro che sono stati in live con noi ieri sera. Ci confrontiamo dopo big match che riusciamo a vedere con del Milan, dell'Inter, della Juventus, della Roma, della Lazio, eccetera. E il Milan ha un problema difensivo da inizio anno. Allora, se non c'è equilibrio, ecco che le partite puoi anche riversarti in avanti, fai 2 gol, ne prendi 2, ma in una stagione lunga molto probabilmente paghi invece di portare a casa risultati, perché non puoi riversarti in avanti non curando la fase difensiva. Qualsiasi squadra in Serie A e qualsiasi tecnico, anche emergente, sa benissimo come andarti ad incartare. Lo sa benissimo. In Italia non puoi sbagliare, al di là si può dire sì, in Italia è un calcio più lento, meno spettacolo, siamo tutti d'accordo rispetto ad una Premier League, però tatticamente trovi quell'allenatore emergente che al limite tiene 3 panchine all'attivo e tu vai lì così spregiudicato, dici no, io ho il mio calcio offensivo, questo, quell'altro, e arriva quell'allenatore, si arrocca lì dietro e non passi. E con 3 passaggi vai in porta e tu paghi dazio e perdi la partita. Non è che il Napoli ieri ovviamente ha fatto questo, assolutamente no, perché Fonseca parla di 2 occasioni, 2 gol e non ci siamo, carissimo Fonseca, perché noi ci scriviamo tutto, minutaggi e tutto ciò che succede durante la partita. Se non vogliamo andare proprio nel dettaglio, ci sono 2 occasioni nitide di McTominay per diciamo aumentare lo score, un'occasione nitida anche quella di Politano che poteva fare il gol che ha fatto poi Quara con il destro, con il sinistro a giro sul palo lungo invece l'ha chiusa diciamo sul primo palo, la palla finisce al lato e quindi non se n'è fatto niente. Un Napoli che poteva sicuramente uscire da San Siro con un risultato più largo? Sì, il Milan meritava il gol anche, che per ciò che ha fatto il Milan ha costruito, ha trovato un grande Meret, una grandissima difesa, un grande Napoli compatto sulla sua strada e quindi diventa complicato, diciamo, affrontare squadre che si difendono in questa maniera, ma non squadre che si difendono solo. Cioè il Napoli è una squadra che sa benissimo gestire i momenti della partita. Non è una situazione, tu sei una squadra che ti difendi e vinci sempre in contropiede. Assolutamente no. Le partite vanno viste come si deve e il Napoli è una squadra che va in vantaggio. Ragazzi, 10 minuti un attimo, 10 minuti. 10 minuti. La squadra avversaria sta tenendo il pallino del gioco, cerca di
ovviamente proporsi in avanti per poter pareggiare la partita, essendo in svantaggio 1-0 per il gol di Lukaku. E quindi studi un attimo, vedi come si muove e puoi sfruttare gli spazi in quel frangente. In quei 10 minuti puoi fare anche il secondo, nel frattempo che la squadra avversaria si riversa in avanti e cerca di pareggiarla. Ecco cos'è il Napoli, ecco cos'è Antonio Conte. Antonio Conte non è: ho fatto l'1-0, di nuovo avanti, vai, 2-0, 3-0, chiudiamo la partita. La chiude comunque, ma a suo modo, la chiude con lo studio, la chiude con una ricerca certosina del dettaglio e con una compattezza che è un qualche cosa. Io sono rimasto per l'ennesima volta sconcertato dal come, cioè io mi metto nei panni di un attaccante e dico: porca miseria, come faccio oggi? Come faccio? Un filtrante raso terra arriva in aria e sono tre i calciatori del Napoli che, tra qualche tocchetto e qualche diciamo botta al pallone per far andare fuori tempo l'avversario, riesce sempre a spuntarla. È un Napoli maturo, perché la palla che deve spazzare la spazza e non si giocano più quei palloni in area che possono diventare pericolosi e quant'altro. Quindi diventa difficile per l'avversario. Dovevamo migliorare a livello offensivo, perché si parlava di un Napoli comunque in difesa, una squadra brutta, una squadra che rimane lì dietro e poi ti azzanna. Ieri ci sono stati anche miglioramenti a livello offensivo, ma lo andremo ad analizzare un attimo con le pagelle per i calciatori del Napoli. Un attimo che le recupero. Allora, Antonio Conte si merita un altro 8 come quello della settimana scorsa, ma questa volta per una questione diversa. Partita difficile da gestire mentalmente. Sono 10 giorni che si parla di questo match, è da inizio campionato che avete un calendario più semplice, eccetera, eccetera, eccetera. Bologna è stata rinviata, abbiamo gli assenti, tutte queste chiacchiere. Se non riesci a gestire un ambiente e la squadra e tenere la squadra poi fuori, lontana da queste chiacchiere, diciamo che si riversa anche in campo. Ecco l'otto come si va a formare l'otto ad Antonio Conte, al di là della partita impostata in maniera impeccabile e i 3 punti presi a San Siro. 7 a Meret, consapevolezza, concentrazione e decisivo su quel tiro di Leao, e non solo, perché comunque diciamo che se il Milan riusciva ieri a buttarne uno dentro, si riapriva il match e dovevamo comunque fare gli straordinari per cercare di portare i 3 punti a casa. Quindi Meret è quello di 2 anni fa, nell'anno dello scudetto, e noi ci auguriamo che sia questo fino a fine anno. 7 a Di Lorenzo, 7 a Rachmani, 7 e mezzo punto in più a Buongiorno e 7 e mezzo, anzi, quest'oggi voglio fare una cosa: 8 ad Olivera, perché mi sta impressionando, mi sta impressionando. Cioè io non ho mai visto un Olivera così. Correggetemi se sbaglio, ma stiamo vedendo il miglior Olivera da quando è a Napoli, per quanto mi riguarda, nelle ultime 3-4 partite. Un calciatore a tutto campo, è un calciatore che, è vero, ha qualche limite a livello offensivo per quanto riguarda il piedino, forse qualche scelta, ma è su tutti i calciatori della squadra avversaria che si presentano sulla sua fascia. Tutti, nessuno escluso. Chiusure in diagonali, letture fatte come si deve. Sarà che hai comunque un Buongiorno vicino che ti aiuta tantissimo e ti fa star tranquillo, quindi giochi con una consapevolezza diversa. Può anche essere la stessa cosa per Rachmani, che avendo la spalla forte a sinistra da centrale ti curi l'impostazione, ti curi comunque ciò che scende dalla tua parte, e la difesa del Napoli resta imbattuta, non imbattuta, ma la porta del Napoli resta inviolata per una volta ancora, e speriamo che siano, diciamo, tante le volte che rimane la porta inviolata, ma con calma. Di Lorenzo, che ne parliamo a fare? Calciatore centrocampista, attaccante, difensore, con un Politano in appoggio perché c'è un Anghissà spostato più avanti,
ma ci arriviamo. 7 anche a Di Lorenzo, 8 ad Anghissà, 7 e mezzo, ma voglio dare un 8 meno a Gilmour giusto perché Anghissà ieri mi ha fatto veramente divertire, e 7 a McTominay. 8 ad Anghissà. Anghissà è a tutto campo, Anghissà vince tutti i contrasti, Veroniche per mandare al bar l'avversario, 90 minuti senza cali fisici, un alieno. La preparazione di Conte si vede tutta quanta. Perché Anghissà anche nell'anno dello scudetto, dove calciatore inamovibile, centrocampista, di tutto rispetto, però tra il 70° e l'80° si calava come calano tutti quanti ieri e anche in altre partite. Anghissà non cala, 90 minuti sul pezzo, molto ma molto lucido, e fa il terzo di attacco quando andiamo in un'eventuale riaggressione, quando la squadra avversaria diciamo imposta con i centrali di difesa. C'è Anghissà, c'è Lukaku, c'è McTominay e ci sono Kvara e Politano più dietro sulla linea di centrocampo. Quindi Anghissà è chiamato ad andare a fare quella prima pressione, tra virgolette, però è una cosa che io ho notato quando gioca con Gilmour, perché poi con Lobotka diventa un tantino diversa la situazione, il Napoli si muove diversamente, però può darsi pure che sia una mia considerazione, la vedremo anche con Lobo in campo. Gilmour, abbiamo Lobotka infortunato, qualcuno se ne sta accorgendo? Risultati alla mano? No, punti alla mano? Nemmeno. È un dato di fatto. Con questo non voglio dire che Lobotka deve sudarsi la maglia, stronzate nella maniera più assoluta. Lobotka non deve sudarsi proprio niente. Quando rientrerà sarà lui il titolare, però avere questo calciatore in rosa, abituato alla Premier e a verticalizzare, perché Gilmour verticalizza da qualsiasi parte del campo. Se la punta fa un movimento e lui è a 30 metri, state sicuri che Gilmour tenterà il lancio verso la punta che si sta inserendo. Garantito al 100%. È un'abitudine inglese, tra virgolette, in Premier, perché si verticalizza e in orizzontale si gioca veramente molto, ma molto poco, e noi siamo contentissimi di avere un calciatore con queste caratteristiche, con quest'occhio e con questa testa. Assolutamente, assolutamente grasso che cola. McTominay è un 7? Forse mi potete dire sì, ma se fumate due culo davanti alla porta. Sì, però McTominay ha corso oltre 13 km 3 giorni fa e ieri. McTominay è dappertutto, tanta legna, e si presenta pure sempre in area di rigore per essere quello al quale scaricare l'eventuale palla dietro per poi buttarla dentro. Ieri non l'ha buttata dentro, un tantino di sufficienza, dall'altra parte puoi arrivarci un po' stanco, capiamo qualsiasi cosa, ma abbiamo fatto un grandissimo acquisto anche con Scott, che non dimentichiamo, la volta scorsa contro il Lecce eravamo molto il 90°, spara due palloni in fallo laterale e va in chiusura, così come ieri 90 minuti tutti quanti sul pezzo, 90, quasi 90, mettiamola così, comunque due partite giocate alla grande per il calciatore scozzese. Poi se riusciamo a buttare dentro quelle situazioni, ma ci arriviamo anche a quello. 7 a Lukaku, 7 pure a Politano e qualcosina in più a Quara, un 7 più, 7 e mezzo, 7 più. Mettiamo un 7 più giusto per dargli quel voto, anzi 7 e mezzo, dai, che Kvaratskhelia comunque l'abbiamo trattato un tantino, diciamo maluccio, ecco, nell'ultimo periodo. Kvaratskhelia chiude la partita. Kvaratskhelia ha giocato in maniera intelligente, e ciò che mi sta piacendo è l'applicazione, pur subendo la sostituzione, entra comunque diciamo la coppia che hai nel reparto, vieni sostituito, silenzio e applicandosi poi giorno dopo giorno arrivano i risultati. Ieri un gran gol che chiude il match, e quindi siamo contenti anche sotto questo punto di vista. Un rinnovo non rinnovo che nella partita di ieri non sembra rompere le scatole per quanto riguarda il livello mentale del calciatore. Noi ci auguriamo che sia così
fino a fine campionato, poi a giugno vediamo. 7 a Lukaku, 7 a Lukaku perché stai sul pezzo dall'inizio, ti si presenta l'imbucata e la butti dentro. Questo è Lukaku, per tutti quelli che che mi ha pigliato un bidone, mamma mia, ma questo è grasso, è grosso, non si muove, non corre, è lento, eccetera. Questo è Lukaku. Lukaku è quello che ieri in 3, 4/5 occasioni ha fatto rifiatare il Napoli, scattando sulla fascia destra dove ci doveva essere un Politano di turno che faceva in quel momento il quinto di difesa, e Lukaku è quello che si porta il pallone sulla destra, si porta all'avversario e serve la palla alla prateria che si apre per l'inserimento del centrocampista di Anghissà in quel caso, e si va verso la porta o si va dall'altra parte. Quindi non guardiamo solamente i gol, solamente gli assist, si sbagliata la palla sotto la porta. Assolutamente no, è da superficiali. Lukaku serve come il pane. Servivano i gol degli attaccanti, sono arrivati ieri. Sono arrivati ieri, a discapito del Milan. Meglio così, ci siamo, diciamo, conservati questi gol degli attaccanti per queste partite importantissime che arriveranno, al di là di quella di ieri, vinta. Mazzocchi, un capitolo importante. Mazzocchi è entrato in campo, ma sul pezzo è dire poco. Sul pezzo è dire poco. Leao entra perché si voleva sfruttare la situazione stanchezza di Lorenzo e Fonseca, ovviamente. Si è giocato la carta Leao. Risponde Conte e dice: Mazzocchi, dai, a dare una mano a Di Lorenzo. Vediamo di non far fare niente a quello per il prossimo quarto d'ora e portiamo la partita a casa. Mazzocchi entra in campo sul pezzo e per applicazione, per voglia, per determinazione e per concentrazione non è secondo a nessuno. Non è secondo a nessuno. Quindi Pasquale, uno di noi. Io sono stato contentissimo l'anno scorso quando il Napoli l'ha preso dalla Salernitana, perché sei napoletano, perché vuoi vestire la maglia del Napoli, ed è già un punto in più rispetto ad altri. 6,5 a Neres, 6 a Simeone e Zerbin e Folorusso troppo tardi, ovviamente. Neres comunque ci stava mettendo del suo nel beccare l'azione propizia per scatenare l'eventuale contropiede e marcare come fa lui. 10 minuti entri e marchi. Non c'è stata occasione ieri, ma c'è la partita con l'Atalanta, caro Neres. Non ti preoccupare perché c'è tempo e modo per incidere anche da questo punto di vista. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Mi dispiace che il video sia venuto troppo lungo, ma erano doverose tutte queste cose, e quindi sempre Forza Napoli. Buon mercoledì e ci godiamo questa 10ª giornata di Serie A che continua oggi e anche domani. Ciao.